Chi o cosa vi viene in mente quando dico la parola Romania? Beh, tutti quanti a livello storico o anche mitologico pensano a lui, a Vlad Tepes, Dracula, l'impalatore, il personaggio storico che ha dato origine al mito del vampiro Dracula, poi declinato in mille modi e con vari nomi nel corso della storia tanto letteraria quanto soprattutto cinematografica. Poi lei, Nadia Comaneci, una delle più grandi ginnaste che abbiano mai calcato le pedane di tutto il mondo. Però è impossibile non pensare a lui, Nicolae Ceausescu, l'uomo che per tanti decenni è stato il simbolo autentico, unico della Romania nel mondo. Un simbolo ricco di contraddizioni, ricco anche a volte di estremizzazioni, ma non così ricco in termini materiali, nonostante le tante leggende che sono nate sul suo conto e si sono sviluppate nel tempo. Oggi proviamo a conoscerlo un po' meglio. Questo video, come molti altri del nostro canale, è supportato dal nostro preziosissimo partner NordVPN, che per tutti voi, nostri follower di Dentro la Storia, ha riservato una gustosa sorpresa proprio per questo mese di maggio. Dal 2 maggio al 30 maggio, infatti, chi acquisterà qualsiasi piano biennale di NordVPN dall'Italia riceverà un regalo eccezionale. Di cosa si tratta? Di una carta regalo GoGift di valore progressivamente più alto in base al piano acquistato. Attenzione però, questo regalo vale solo e esclusivamente per chi aderisce all'offerta grazie alla partnership con noi di Dentro la Storia. I dettagli li trovate nel link che trovate qui sotto e anche in descrizione nel video. Ma ci sono anche altre novità. Da oggi infatti con un solo account NordVPN si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. In precedenza erano solo 6, quindi avete una opportunità ulteriore per godere di tutta la sicurezza e della tranquillità di navigazione grazie a NordVPN, che mette al riparo i vostri dati da curiosi, da qualche spione e da chi vorrebbe approfittare appunto della vostra presenza in rete. Inoltre, da oggi NordVPN è la VPN che offre server in più paesi del mondo. Siamo arrivati a ben 111 paesi aderenti. E allora che altro aspettate? Guardate il nostro video e approfittate dell'offerta di maggio di NordVPN. Quando la rivoluzione rumena scoppia improvvisa, violenta, nel dicembre del 1989, Nicolae Ceausescu è al potere pieno in Romania da oltre 24 anni. Non è più quel giovane agitante comunista che aveva conosciuto le galere della sua patria nel periodo più buio degli anni 30, quello in cui le varie dittature totalitarie di stampo fascista si affermavano nel cuore dell'Europa e la Romania ovviamente non aveva fatto eccezione. Ceausescu era emerso come un politico rampante dopo la Seconda Guerra Mondiale e aveva affermato il proprio potere a partire dal 1965, una data cardine per la storia rumena. Per quale motivo? Beh, per questo dobbiamo risalire un pochino indietro. Come detto, Nicolae Ceausescu nasce a Scornicesti il 26 gennaio del 1918, ma quando è appena maggiorenne è già noto alla polizia del suo paese. Per quale motivo? Beh, la Romania, come detto, all'epoca era una dittatura, la dittatura fascista, e un personaggio come Ceausescu, attivista del locale partito comunista, era finito ben presto nella lista nera. Arresti, identificazioni, il carcere. Ecco, proprio in carcere era nata la vera fortuna, politica e non solo, di Ceausescu, perché aveva condiviso la cella con un uomo destinato a essere molto importante, Gheorghe Gheorghiu-Dei, un nome che a molti in Occidente non dice nulla, ma che è stato il padrino politico e per certi versi anche il maestro di politica e di governo dello stesso Ceausescu. Gheorghiu-Dei, figlio di un semplice operaio, era stato il capo del Partito Comunista Rumeno, una guida che aveva assunto in pieno nel 1944, dopo la fine del regime del maresciallo Ion Antonescu e dopo l'invasione della Romania da parte dell'Armata Rossa. Ma già negli anni 30 Gheorghiu-Dei era riconosciuto come un leader
del PCR, il Partito Comunista Rumeno. In carcere Gheorghe Udei aveva preso sotto la sua ala protettrice quel giovane, Ceausescu, lo aveva indottrinato, gli aveva insegnato tutto quello che sapeva riguardo l'organizzazione di un partito militante e una volta uscito dal carcere lo aveva voluto con sé. Dove? Beh, al governo, perché nel 1947 la Romania, proprio su impulso dell'Unione Sovietica e anche in funzione dei patti di Yalta, entra definitivamente nell'orbita sovietica. I comunisti prendono il potere. Ovviamente l'Occidente non fa nulla perché c'è quell'accordo segreto, quell'accordo tra i tre grandi che con un tratto di matita hanno diviso l'Europa in sfere di influenza. Di qua l'Occidente, di là l'Oriente, di qua il mondo capitalista, il primo mondo, di là il mondo socialista, il secondo mondo. Il terzo mondo arriverà dopo, quello non allineato. La Romania rientra nella sfera socialista, ma Gheorghe Udei ha delle idee particolari. Innanzitutto non aderisce all'idea di destalinizzazione, non gli piace. Non è un fanatico come Enver Hoxha, che abbiamo già conosciuto in uno dei nostri video, potete ritrovarlo nel canale, ma non gli piace quella che potrebbe essere definita la Nouvelle Vague, la nuova linea di pensiero che arriva da Mosca, dal Cremlino. Non gli piace nemmeno dover tutelare le minoranze. In Transilvania, quella regione diventata fin troppo nota per le dicerie sui vampiri, si diceva in Transilvania risiede da secoli una forte minoranza di lingua ungherese. Minoranza che durante l'ultima guerra mondiale aveva ottenuto la protezione di Hitler e aveva anche ottenuto il rientro nell'Ungheria vera e propria, con un'espansione territoriale. Dopo la fine della guerra e la ridefinizione dei confini, quella minoranza si è ritrovata nuovamente in Romania, nuovamente assoggettata a un governo rumeno e stavolta non un governo fascista ma un governo comunista. Governo che non aveva nessuna intenzione di elargire i consueti favori, a cominciare dall'insegnamento della lingua ungherese e della tutela linguistica e tradizionale. Di più, quando in Ungheria, a Budapest, scoppiano i moti di protesta, ne abbiamo parlato in un altro video del nostro canale, è lo stesso Gheorghe Udei a darsi da fare affinché la protesta non dilaghi in Romania nella comunità ungherese. Invita a poco gli stessi ungheresi di Romania ad andarsene, a tornarsene verso ovest, nell'altro stato confinante, una volta terminata la repressione. Non si limita a questo Gheorghe Udei, non gli piace nemmeno l'eccessivo controllo sovietico e come prima mossa decide a metà degli anni 50 di proibire unico stato del blocco orientale l'insegnamento obbligatorio della lingua russa nelle scuole. In tutti gli altri stati satelliti, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Germania orientale, l'Ungheria, la Bulgaria, il russo era la seconda lingua, veniva insegnato in tutte le scuole a partire dalle scuole medie. Ebbene, la Romania esce da questo sistema, il primo strappo, uno strappo che diventerà più solido nel 1965. È l'anno in cui Nicolae Ceausescu prende il potere, non spodesta il suo vecchio maestro, semplicemente gli succede perché Gheorghe Udei, malato di cancro ai polmoni, muore e lascia d'incombenza dello Stato a quell'ex giovane rampante che era già stato suo ministro all'agricoltura, alla difesa, sottosegretario di Stato e che in fondo tutti vedevano come il suo Delfino, il suo naturale successore. E Ceausescu effettivamente segue la dottrina di Gheorghe Udei, potremmo dire alla lettera, anche oltre perché manifesta lui stesso un tratto tipico dei dittatori comunisti dell'epoca, il famoso culto della personalità. Sì, la Romania resta una repubblica socialista, è compresa nel blocco orientale, ma la Romania prima di tutto è Nicolae Ceausescu. Così viene visto nel blocco orientale, così viene visto anche in Occidente. È il paese di Ceausescu, non è semplicemente un paese satellite dell'Unione Sovietica. Unione Sovietica che a lungo fatica a tollerare l'autonomia di Ceausescu, che però dalla sua vanta dei successi inoppugnabili. Uno di questi è rappresentato dalla sua rivoluzione rumena, una rivoluzione sociale, agricola, industriale, volta a cambiare in maniera determinante il volto dello Stato rumeno. In cosa consiste questa rivoluzione? Potremmo quasi definirla una copia o addirittura un piccolo antesignano della rivoluzione bianca dello Shah di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, che abbiamo anche lui già incrociato
in alcune delle nostre storie. È una rivoluzione che punta innanzitutto a trasformare la società, ristrutturarla, ricostruirla. La Romania è uno stato ancora molto agricolo negli anni 60, molto basato sull'agricoltura e in parte sull'industria estrattiva, non solo il petrolio dei pozzi di Ploesti. Ebbene, Ceausescu vuole trasformare questo stato agricolo in uno stato industrializzato e urbanizzato. Grandi masse di contadini vengono forzati a spostarsi dalle campagne verso le città, verso le fabbriche, ma è una migrazione andata e ritorno, perché in fin dei conti i rumeni, quelli rurali, alla fine tornano sempre a casa, al proprio campo da coltivare. C'è chi parte la mattina verso le fabbriche, al pomeriggio torna a casa e coltiva il proprio orticello, il proprio campo, o magari lavora durante la settimana in fabbrica, ma nel fine settimana si dedica all'agricoltura. Ecco, questo è il primo passaggio della rivoluzione rumena di Nicolae Ceausescu. Una rivoluzione che passa anche attraverso la questione demografica. Come nella Cina maoista, un paese che viene preso a modello da Ceausescu, anche in Romania si punta all'incremento demografico, colpendo in maniera dura, attraverso tassazioni pesanti, i single, gli uomini e le donne che non si sposano o che entro il 25° anno di età ancora non hanno figli, e premiando invece la natalità diffusa, la natalità anche eccessiva. Pensate che il limite minimo di figli viene posto a 3, poi innalzato a 4 e a 5. Chi addirittura riesce a raggiungere la soglia del 10° figlio viene proclamata come donna eroina socialista e gode di determinati privilegi. Saranno pochissime le eroine socialiste rumene che hanno figliato così tanto. Tante donne invece moriranno sui tavoli operatori degli aborti clandestini, perché gli aborti sono vietati in Romania, oppure resteranno sterili per sempre o addirittura mutilate, perché non possono permettersi figli, non possono avere figli perché non hanno di che sfamarli, non sanno come nutrirli. E questo è il grande paradosso della Romania, una Romania che insegue la prosperità, ma in fondo è solo una dittatura. Non è una Romania dal socialismo aperto ai traffici commerciali, non è come la Jugoslavia di Tito, è un paese chiuso ma che vuole diventare ricco. È un paradosso. Chiaramente nessuno lo fa notare a Ceausescu, anche perché effettivamente il controllo della Securitate, la polizia segreta, la polizia politica organizzata in maniera militare, è totale. Censura dei media, censura di qualunque voce dissenziente, repressione violenta, carcere e a volte anche pene capitali per chi è contrario, per chi non vuole la dittatura, per chi osa alzare la voce contro Nicolae Ceausescu. Ceausescu però sa che il suo sogno, il sogno di una Romania diversa, una Romania in cui il socialismo è multilaterale, usa questo termine, non può prescindere da determinati dialoghi. Uno di questi è con la Comunità Europea. Nel 1974 Ceausescu sottoscrive un patto che include il suo paese nel sistema generalizzato di preferenze della comunità. È un primo passo per provare la via dell'esportazione del prodotto rumeno, non solo il petrolio. Poi c'è la questione internazionale. Come detto, Ceausescu ha una forte ammirazione per la Cina, che visita a più riprese. Ha una certa idiosincrasia nei confronti di Mosca e del controllo generalizzato, al punto che non intende, anzi rifiuta di prestare le proprie truppe al patto di Varsavia per la repressione della primavera di Praga del 1968. Ne denuncia, anzi, il carattere inutilmente repressivo. Come segnale di rottura, oltretutto, Ceausescu si pone in maniera più amichevole nei confronti di Israele rispetto agli stati arabi, in un periodo in cui il blocco orientale è totalmente schierato a favore di Nasser e degli altri leader arabi, a parte ovviamente Hussein di Giordania, che ha scelto l'ombrello protettivo americano. Insomma, Ceausescu è un leader divisivo, ma anche un leader che cerca a più riprese il colpo di teatro, ad esempio quando chiede e ottiene dei prestiti dall'estero. Questa sua tendenza a propagandare il volto cosiddetto umano del socialismo rumeno, che poi tanto umano non è, vista appunto la Securitate e l'apparato repressivo, attira l'interesse dei capitali stranieri che prestano denaro alla Romania, ed è denaro che va a finanziare la poderosa crescita economica del paese rumeno. È un grosso prestito. Oltre 13 miliardi di dollari che negli anni 70 affluisce nelle casse dello Stato rumeno e finanzia a più non posso la crescita industriale del paese. Ma è anche un motivo, questo prestito, della futura crisi della Romania. Una crisi che si manifesta a metà degli anni 80, quando il prestito deve essere restituito, quando lo stesso Ceausescu, un colpo di teatro,
decide di chiudere il capitolo del debito, di riportare la Romania a una piena sovranità economica, rinunciando all'appoggio straniero. Ma sono tanti soldi quelli che vanno restituiti, anche troppi. Ceausescu chiaramente non vuole prendere la decisione da solo, scarica tutto sul popolo, lo chiama al referendum. Volete essere voi servi dell'Occidente e dei suoi dollari? Sì o no? Chiaramente la maggior parte dei rumeni sceglie per l'indipendenza economica, sceglie di abolire il debito, di rimborsare a costo di gravissimi sacrifici imprenditori stranieri che hanno finanziato lo Stato rumeno, ma sono sacrifici molto pesanti. La crescita infatti si arresta inesorabilmente, anzi si vede una vera e propria recessione, una recessione che va di pari passo con un altro colpo basso che arriva a Ceausescu, la defezione di uno dei suoi più stimati collaboratori, Ion Mihai Pacepa, un generale della Securitate che nel 1978 scappa da Bucarest e si rifugia negli Stati Uniti. A Washington Pacepa parla con gli spioni, parla con la diplomazia americana, scrive un libro che è la fine dei rapporti commerciali della Romania col mondo occidentale, perché in quel libro Pacepa rivela che la Romania sta ottenendo una forte crescita economica con un brutale e spietato spionaggio industriale a carico delle imprese americane e occidentali. È uno scandalo. Chiaramente Ceausescu nega le accuse, dice che Pacepa è impazzito, che semplicemente voleva il potere e non avendolo ottenuto è andato in Occidente a spargere veleno. Ma questo e la necessità di rimborsare il debito segna la fine del cosiddetto miracolo economico rumeno. Dal 1986 al 1989 la Romania diventa il paese della fame. Quel debito, per essere ripagato, va ripagato sulle spalle dei lavoratori rumeni, che vedono contrarsi la busta paga, ridurre il potere d'acquisto della loro moneta nazionale e, in definitiva, si vedono sempre più poveri. La gente inizia a fare la fila per comprare il pane, la fila per entrare in negozi pidocchiosi in cui c'è poco da vendere, eppure quel poco può rappresentare la salvezza per intere famiglie. A scatenare la rabbia della gente non è tanto la promessa di Ceausescu di tornare indipendenti, quanto piuttosto le immagini di Ceausescu che si mostra in televisione a partire dal 1989, mentre va a fare la spesa in negozi ben forniti, dicendo che in fondo la Romania non se la passa così male. In fondo è solo propaganda dell'Occidente, che ormai il peggio è alle spalle e c'è un periodo di ricchezza, un periodo florido di fronte come prospettiva alla Romania. Pochi ci credono, molto pochi, e ci credono sempre meno, quando si accorgono i rumeni che Ceausescu non ha più il polso della situazione. Vive in un mondo tutto suo, mentalmente, un mondo in cui la Romania è una grande potenza, in cui la Romania è una potenza ricca, i rumeni non soffrono la fame, anzi, possono permettersi qualsiasi lusso. È questo che effettivamente fa arrabbiare, e non poco, i rumeni. Rumeni che nel corso del 1989 iniziano a protestano in maniera forte, protestano in maniera violenta. Non era mai successo prima, perché d'altronde la Securitate entrava in azione ben prima, appena aveva il sentore, anche solo, di un tentativo di protesta. Ebbene, qualcosa succede tra il novembre e il dicembre del 1989. Come spesso accade, tante rivoluzioni scoppiano per puro caso. E questa rivoluzione scoppia a Timișoara. C'è un evento di protesta contro la decisione del governo di espellere László Tokes, un sacerdote di origine ungherese, molto popolare nella zona transilvana, zona che è ancora popolata da una piccola minoranza di lingua ungherese. Quella decisione dell'espulsione non piace ai fedeli di Tokes, ma non piace neanche agli studenti, che danno manforte ai fedeli e circondano l'abitazione del religioso per fargli da scudo umano. Doveva essere una semplice manifestazione di protesta, invece tutto degenera, perché il 17 dicembre del 1989 la polizia, l'esercito e la Securitate aprono il fuoco e uccidono diversi manifestanti. L'eccidio di Timișoara diventa di pubblico dominio. Ne parla la Voice of America, ne parlano gli studenti di Timișoara che tornano a casa per Natale. La voce si diffonde in maniera rapidissima. Mentre Ceausescu parte per visitare l'Iran, quell'Iran che paradossalmente aveva vissuto una simile rivoluzione dopo l'incendio di un cinema. Ebbene, anche in questo caso il fuoco è violento e divampa molto rapidamente. Al suo ritorno a casa, Ceausescu ritrova una piazza, quella davanti al palazzo
del comitato centrale di Bucarest, una piazza strapiena di protestanti, di gente che non ne vuole più sapere di Ceausescu e del suo regime, di gente che chiede giustizia, che chiede pane, che chiede la fine dell'isolamento. È una folla composta, ma che non intende andarsene da lì. È in quel momento che Ceausescu perde la testa, non sa come reagire, o meglio, prova inizialmente a reagire in maniera blanda, a promettere che qualcosa cambierà, ma non è convinto nemmeno lui. La gente se ne accorge. D'altronde nell'est Europa sta spirando un vento nuovo, un vento giovane, wind of change, cantavano gli Scorpions. Quel vento del cambiamento è arrivato anche in Romania. Basta con il culto alla personalità, basta con lo Stato centralizzato, basta con le aziende di Stato, basta col controllo, con la censura, basta con la dittatura. I giovani sono i propulsori di un nuovo movimento, un movimento che chiede pane e giustizia per tutti. Ceausescu scappa in elicottero ed è la fuga peggiore perché dà la possibilità ai manifestanti di assaltare il palazzo del comitato centrale. Quelle scene fanno il giro del mondo. In tutta la Romania il potere crolla e crolla in maniera fragorosa e a volte addirittura paradossale. Gli stessi pezzi dello Stato, reparti dell'esercito e reparti della Securitate, vengono informati di tentativi di golpe e si confrontano militarmente nelle strade, nelle basi militari, negli aeroporti. Gli uni accusano gli altri di controrivoluzione, di essere al servizio dell'Occidente. È un caos, una guerra civile. Ceausescu non sa più come riprendere in mano lo Stato, non sa più come preservare il proprio potere. In questo momento si sviluppano anche delle teorie su presunti complotti orditi da Mosca per far fuori un dittatore riottoso, un alleato che era venuto meno ai patti all'interno del blocco orientale. Verità o menzogna? Non lo possiamo sapere. Alcuni studiosi affermano che tutto sommato si tratta solo di speculazioni. Altri analisti, ex analisti del KGB, dimostrano carte alla mano che effettivamente alcuni dei capi della Securitate e alcuni agenti della polizia rumena erano effettivamente a libro paga del KGB. Ma non è abbastanza per dimostrare che la rivoluzione rumena del dicembre del 1989 sia effettivamente stata pilotata da Mosca. Piuttosto si sa che Ceausescu scappa prima in elicottero, poi in auto, si rifugia in un paese lontano dalla capitale con la moglie Elena, si rifugia a Targoviste dove pensa di essere tutto sommato al sicuro, ma non è così. Non è così perché Ceausescu conta su una piccola scorta, quasi completamente disarmata, e quando la villetta dove si trova viene circondata dai manifestanti e anche da alcuni soldati, la guardia depone le armi e lascia che la folla prenda i coniugi di Ceausescu, che vengono rinchiusi non in una prigione, ma in un trasporto truppe, un veicolo corazzato, in attesa di un processo quasi farsa, molto rapido. Qui emerge un'altra teoria del complotto. Sarebbe stato un generale, Victor Anastase Stanculescu, a ordire il complotto per deporre Nicolae Ceausescu. L'avrebbe fatto Stanculescu per lavarsi la coscienza dal compito e dall'obbligo di aver represso nel sangue le proteste e per accreditarsi come uomo nuovo, come eroe che libera la Romania dal tiranno, dal dittatore. Fatto sta che il processo dura molto poco. I coniugi Ceausescu vengono portati fuori dal trasporto truppe, allineati a un muro, davanti a un plotone d'esecuzione composto da 3 militari. Secondo i resoconti finali, a cadere per prima è Elena, che urla ai militari andate tutti all'inferno e poi muore falciata da una raffica. Ceausescu canta le note dell'Internazionale, ma muore anche lui falciato dai Kalashnikov. I coniugi vengono seppelliti in una tomba provvisoria, poi traslati e poi tumulati di nuovo in un'altra tomba. Ma attorno a loro già si sviluppano le leggende sulla ricchezza di Ceausescu, alimentate da quelle immagini in televisione dei coniugi che facevano la spesa in negozi ben forniti, con beni quasi di lusso, e che decantavano l'alta qualità della vita in Romania. Si comincia a favoleggiare di ville all'estero, di conti correnti in Svizzera, addirittura di una abitazione dotata di rubinetterie d'oro. Non se ne troverà mai traccia, nonostante a partire dal 1990, ossia pochi giorni dopo la fine della rivoluzione e l'uccisione di Ceausescu, una commissione di indagine provi a scandagliare tutti i conti del Ministero delle Finanze e soprattutto i conti correnti della famiglia Ceausescu. Si scoprirà in realtà che Ceausescu guadagnava poco, come un semplice impiegato degli Stati Uniti. Metteva da parte dei soldi per i figli, per l'università, per gli studi all'estero. Solo uno dei loro figli, Nicu, sembrava
troppo attratto dal demone del denaro. Di lui si è parlato a lungo come un scommettitore incallito, capace a Las Vegas di bruciare grandi fortune e in un caso addirittura di pagare debiti di gioco con dei cavalli appartenuti tra l'altro allo Stato rumeno. Verità o menzogna? Beh, in questo caso le dicerie sulle presunte ricchezze di Ceausescu, ricchezze di cui però non si riesce a trovare una traccia definitiva, si mescolano nel tempo. Ma ancora oggi di Ceausescu si ricorda quello, oltre alla fine ignominiosa, oltre al culto della personalità, oltre alle posizioni a volte in aperto contrasto con Mosca. Si ricorda la storia dei rubinetti d'oro, dei bagni in marmo, delle ville lussuose, un contraltare, un contrappunto rispetto alle condizioni di vita molto più grave della sua popolazione. Ma quindi chi era davvero Nicolae Ceausescu? Era un figlio della Romania rurale, che aveva cercato di togliere la Romania dal suo passato, di traghettarla in un futuro industriale, tecnologico, un futuro che però presupponeva legami con l'estero, che lui stesso non volle avere, che presupponeva un nuovo scambio di tecnologie, che lui non approvò mai, provando piuttosto a rubarle, quelle tecnologie, attraverso lo spionaggio industriale. Per far crescere un paese è necessario aprirsi, e aprirsi in maniera chiara, non condizionata. Aprire le frontiere, aprire i commerci, l'interscambio culturale, lasciare ampia libertà d'espressione, cosa che Nicolae Ceausescu non era disposto a fare. Per il potere avrebbe fatto qualunque cosa, avrebbe anche distrutto il suo stesso paese. Quel paese che, alla fine, illuso dalle sue promesse, disincantato, arrabbiato per ciò che aveva visto e per la propaganda, aveva reagito nel modo peggiore, rivoltandosi contro quello che voleva essere il padre della nuova Romania. E la fine di Ceausescu è una fine che accomuna tanti dittatori. Pensate alla fine di Mussolini, fucilato e poi appeso a testa in giù assieme all'amante Claretta Petacci e ad altri gerarchi a Piazzale Loreto a Milano. È la reazione rabbiosa di chi è stato illuso, blandito, deluso, oltraggiato e, alla fine, anche violentato moralmente e socialmente. Le dittature questo fanno, creano illusione che si possa risolvere tutto con lo schiocco delle dita, affidandosi all'uomo che urla più forte, all'uomo più determinato, al personaggio che può fare qualunque cosa, basta che gli si diano i pieni poteri. Ma non è mai la soluzione. Non esiste il superuomo capace di fare tutto e di creare ricchezza dal nulla. E quando si scopre che tutte quelle promesse erano delle bugie, allora il popolo reagisce male, reagisce in maniera violenta, pretende la testa del tiranno. E a volte, è il caso di Mussolini, ma è anche il caso di Nicolae Ceausescu, quella testa se la va a prendere di persona.